Può un semplice viaggio in aereo trasformarsi nella svolta di una vita? Per Elena, con il cuore in gola e un bambino in braccio, quel volo per Torino era solo l'ultima, disperata scommessa. Non sapeva che al suo fianco sedeva l'uomo destinato a riscrivere il suo futuro. Ciao, sono Rossana e oggi ti porto in viaggio ad alta quota, dove un incontro inaspettato tra due anime agli antipodi tesse una storia ricca di colpi di scena e sincerità che ti terrà incollato fino all'ultimo istante. Il vento pungente di fine autunno sferzava l'aeroporto di Palermo mentre Elena stringeva il suo bambino di 2 anni, Leo, contro il petto. Le sue scarpe logore risuonavano sul pavimento lucido del terminal e i suoi occhi stanchi cercavano disperatamente il gate. Era stata una settimana durissima, aveva perso il lavoro come commessa, il padrone di casa minacciava lo sfratto e ora doveva raggiungere Torino per un colloquio che rappresentava la sua ultima speranza. «Mamma, ho fame», sussurrò Leo. Elena frugò nella sua borsa, trovando solo pochi spiccioli e un pacchetto di cracker sbriciolati. Il biglietto aereo, acquistato con un'offerta dell'ultimo minuto, aveva prosciugato i suoi risparmi. Sull'aereo, Elena notò subito l'uomo seduto accanto a lei, un abito su misura, scarpe di cuoio lucide e un orologio discreto ma prezioso. I suoi capelli brizzolati erano perfettamente pettinati. «Scusi», mormorò Elena imbarazzata quando Leo scalciò accidentalmente il sedile dell'uomo. «È stanco e nervoso per il volo». L'uomo, cinquantenne, si voltò con un'espressione inizialmente infastidita, ma il suo sguardo si addolcì, vedendo il bambino. «Non si preoccupi», disse con voce profonda e accento torinese. «Anch'io ho avuto figli piccoli un tempo». Durante il decollo, Leo iniziò a piangere per la pressione nelle orecchie. Elena lo cullava dolcemente, cantando una ninna nanna siciliana. L'uomo osservava in silenzio, notando le mani di lei tremare leggermente per la stanchezza e l'ansia. «È diretta a Torino per lavoro?» chiese gentilmente l'uomo, presentandosi come Giorgio e cercando di tranquillizzare la mamma. «Sì», rispose Elena, abbassando lo sguardo. «Ho un colloquio domani mattina, è molto importante per noi». La sua voce si incrinò, rivelando la disperazione che cercava di nascondere. Giorgio annuì comprensivo. Aveva riconosciuto i segni della difficoltà economica, i vestiti puliti ma usurati, la tensione nei suoi movimenti quando altri passeggeri ordinavano bevande che lei non poteva permettersi. Mentre l'aereo raggiungeva la quota di crociera, l'atmosfera si fece più rilassata. Leo, finalmente tranquillo, iniziò a giocare con un piccolo orsetto di peluche. Giorgio si ritrovò coinvolto dai racconti innocenti del bambino sulla Sicilia, il mare e la pizza del nonno. L'uomo d'affari, abituato ai viaggi in prima classe e alle conversazioni formali, scoprì qualcosa di rinfrescante nella semplicità di quella giovane madre. Elena parlava con passione del suo sogno di aprire un piccolo ristorante, dei piatti tradizionali che aveva imparato dalla nonna e di come volesse dare a Leo un futuro migliore. La stanchezza cominciò a farsi sentire. Elena fu sopraffatta dai giorni difficili. Aveva dormito poco, preoccupata per il futuro suo e di suo figlio. Leo si era addormentato profondamente sul suo grembo. Giorgio notò gli occhi di Elena chiudersi involontariamente. «Si riposi», le disse gentilmente. «Il volo dura ancora un'ora. Terrò d'occhio il bambino». «Non posso», sussurrò Elena. «Non la conosco nemmeno». «Mia figlia aveva la sua età quando viaggiavamo insieme», disse Giorgio con un sorriso malinconico. «Capisco cosa significa essere un genitore preoccupato». Nonostante i dubbi, Elena sentì qualcosa di sincero nella voce di quell'uomo. Forse era l'esaurimento o un istinto materno, ma lentamente si lasciò andare. La sua testa scivolò naturalmente sulla spalla di Giorgio, che rimase immobile per non svegliarla. Giorgio osservò il profilo della giovane donna addormentata. C'era qualcosa di nobile nella sua semplicità, nella dignità con cui affrontava le difficoltà. Le sue scarpe consumate parlavano di lunghe camminate. Le sue mani, anche nel sonno, rimanevano protettive attorno al figlio. Durante quell'ora di volo, Giorgio rifletté sulla sua vita. Aveva costruito un impero partendo dal nulla, proprio come il padre di Elena probabilmente aveva fatto con il suo piccolo ristorante a Palermo, ma negli ultimi anni, circondato da lusso e successo, aveva perso il contatto con quella semplicità autentica. Il silenzioso ronzio dei motori creava un'atmosfera intima nella cabina semibuia. Giorgio rimase sveglio, pensando a sua figlia e a come quella sconosciuta gli stesse ricordando cosa significasse davvero prendersi cura di qualcuno. Quando l'aereo iniziò la discesa verso Torino, Giorgio sentì Elena muoversi.
Lei aprì gli occhi, ancora intorpidita, e per un momento non ricordò dove fosse. Poi, realizzando di essersi addormentata sulla spalla di uno sconosciuto, si svegliò di colpo. «Oh mio Dio!» esclamò, raddrizzandosi immediatamente. «Mi scusi tantissimo, non volevo...» Il viso di Giorgio era serio, quasi impenetrabile. Per un momento che sembrò eterno, la guardò senza dire una parola. Elena sentì il panico crescere. Leo si svegliò e iniziò a piangere. «Shh, amore», sussurrò Elena. «Scusi, signore, non succederà più». Ma Giorgio continuava a guardarla, senza rispondere. Elena raccolse frettolosamente le sue poche cose. L'aereo atterrò all'aeroporto di Caselle sotto una pioggia sottile. Elena, ancora mortificata, raccolse velocemente le sue cose, evitando lo sguardo di Giorgio. Leo, completamente sveglio, chiacchierava felicemente. «Mamma, l'uomo gentile dorme ancora?» chiese Leo. «No, tesoro, andiamo», sussurrò Elena. «Scusi ancora per il disturbo», disse a Giorgio senza guardarlo. Giorgio si alzò lentamente. «Signorina?» la chiamò quando lei stava già camminando. Elena si fermò. «Sì? Il suo colloquio è domani mattina, giusto?» Lei annuì. «In quale azienda?» Elena esitò. «Gruppo Bianchi. È una catena di ristorazione. Cercano personale per la cucina del loro nuovo ristorante nel centro di Torino». Il viso di Giorgio rimase impassibile, ma qualcosa nei suoi occhi cambiò. «Capisco. Buona fortuna». Elena lo ringraziò e si diresse verso l'uscita. Non notò che Giorgio rimase fermo a guardarla, fino a quando lei scomparve tra la folla. La mattina seguente, Elena si presentò puntuale al colloquio. Aveva speso i suoi ultimi euro per una notte in un piccolo bed and breakfast. Leo sarebbe rimasto con la proprietaria dell'alloggio. L'edificio del gruppo Bianchi era imponente. Elena si sentì ancora più piccola mentre attraversava l'atrio di marmo. «Signorina Caruso?» la chiamò una segretaria elegante. «Il direttore la riceverà ora». Elena la seguì lungo un corridoio decorato con foto di ristoranti lussuosi. Si fermarono davanti a una porta di mogano con una targa dorata. Giorgio Bianchi, amministratore delegato. Il cuore di Elena si fermò. Non poteva essere una coincidenza. La porta si aprì e là, seduto dietro una scrivania enorme, c'era l'uomo dell'aereo. Giorgio Bianchi la guardò con la stessa espressione seria. «Si accomodi», disse, con voce formale. Elena si sedette lentamente. Lei è il proprietario?» «Sono l'amministratore delegato del gruppo Bianchi», confermò Giorgio. «Fondata da mio padre 40 anni fa, ora conta 27 ristoranti in tutta Italia». Il silenzio riempì la stanza. Elena si rese conto di aver dormito sulla spalla di uno degli uomini più ricchi d'Italia. «Signor Bianchi, io non sapevo chi fosse. Se avessi saputo non avrei mai...» «Non avrebbe mai cosa?» chiese Giorgio, la voce ancora fredda. «Non mi avrebbe raccontato dei suoi sogni? Non si sarebbe addormentata? Non avrebbe lasciato che suo figlio mi parlasse delle pizze di suo nonno?» Elena abbassò lo sguardo, sentendo le lacrime pungerle gli occhi. «Non avrei mai osato disturbarla. Una persona come lei non ha bisogno di sentire i problemi di una sconosciuta». Giorgio si alzò e camminò verso la finestra. «Signorina Caruso, lei pensa che io sia qui per umiliarla?» «Non lo so perché sono qui», ammise Elena. Giorgio rimase in silenzio. Quando si voltò, la sua espressione si era addolcita. «Sa cosa ho pensato durante quel volo?» iniziò, tornando a sedersi. «Ho pensato a mio padre. Arrivò a Torino negli anni '80 con una valigia di cartone e un sogno: aprire un piccolo ristorante. Dormiva sul pavimento della prima cucina. Ho costruito tutto questo», continuò Giorgio, indicando l'ufficio, «ma da qualche tempo ho la sensazione di aver perso qualcosa. Ieri sera, ascoltando lei parlare con la stessa passione che aveva mio padre, ho capito cosa mi mancava». Si alzò e aprì un cassetto, estraendo un fascicolo. «Ho controllato il suo curriculum. Ha lavorato in cucina fin da ragazzina, ha studiato all'Istituto Alberghiero di Palermo e tutti i suoi ex datori di lavoro la descrivono come una persona onesta e di talento. Signor Bianchi, se questo è un colloquio, devo dirle che...» «Non è un colloquio tradizionale», la interruppe Giorgio con un mezzo sorriso. «È una proposta. Sto aprendo un nuovo concetto di ristorante. Non lussuoso, ma autentico. Cucina tradizionale italiana, ambiente familiare, prezzi accessibili. Voglio che sia la chef». Elena lo guardò incredula. «Chef? Ma io non sono nessuno. Esattamente quello che cerco», disse Giorgio. «Non voglio qualcuno che ha studiato in Francia, voglio qualcuno che conosca il sapore vero dell'Italia, che cucini con il cuore».
Gli occhi di Elena si riempirono di lacrime. Perché? Perché sta facendo questo per me? Giorgio si sedette accanto a lei. Perché ieri ho visto qualcosa che avevo dimenticato. La forza di una madre che farebbe qualsiasi cosa per suo figlio, la dignità di chi affronta le difficoltà, l'autenticità di chi ha valori veri. E perché, continuò, quando mia figlia aveva l'età di Leo, anch'io ero spesso stanco dopo lunghi viaggi. Avrei voluto che qualcuno si prendesse cura di lei, come lei si prende cura di suo figlio. Elena si asciugò le lacrime. Non so cosa dire. Dica di sì, sorrise Giorgio. Lo stipendio le permetterà di trovare un bell'appartamento. C'è un asilo nido aziendale per Leo e avrà tutte le ferie necessarie per tornare a Palermo. Ma io non le ho mai dimostrato di saper cucinare. Giorgio aprì un altro cassetto e tirò fuori il pacchetto di cracker ammaccato che Elena aveva dimenticato nell'aereo. Quando li ho trovati, ho capito che una madre che divide gli ultimi cracker con suo figlio sa cosa significa nutrire qualcuno con amore. È questo l'ingrediente segreto che cerco. 3 mesi dopo, il ristorante, la cucina della nonna, aprì nel cuore di Torino. Le pareti erano decorate con foto di famiglie italiane e ricette scritte a mano. L'aroma di ragù fatto in casa e pane fresco riempiva l'aria. Leo giocava felice nell'angolo dedicato ai bambini, mentre Elena, con il suo grembiule bianco, dirigeva una cucina che profumava di casa. Giorgio, che passava spesso, guardava con soddisfazione le famiglie riunite attorno ai tavoli di legno. «Chef Elena», la chiamò una sera. «Sì, signor Bianchi». «Mi chiami Giorgio», sorrise. «Volevo solo dirle grazie. Grazie per avermi ricordato perché mio padre ha iniziato tutto questo». Elena sorrise, guardando suo figlio. A volte i miracoli arrivano quando meno te li aspetti, nascosti in un momento di fragilità umana a 10.000 metri di altezza, nel calore di una spalla su cui appoggiarsi quando si è troppo stanchi per continuare da soli. Se questa storia ti è piaciuta, non dimenticare di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi racconti. Sono Rossana e ti aspetto alla prossima storia.